Ciao, salve a tutti e ben ritrovati. Il narcisista lo imbrigli così. Imbrigliare, cioè trattenere, vincolare o semplicemente fare in modo di avere al proprio fianco una persona con un disturbo narcisistico, da poter gestire magari anche vincolandola affettivamente o meglio, trattandosi di un narcisista, vincolandola in termini emotivi. Affettivamente non potrà infatti mai coinvolgere un partner narcisista. La prima cosa fondamentale per non fallire con un narcisista nel gestirlo e poterlo in qualche modo imbrigliare emotivamente è di operare un distacco emotivo. Lo so, l'ho detto tra l'altro migliaia di volte ormai, ma questo è importante e prioritario perché se non sei o sarai in grado di gestire la tua emotività, non potrai e non puoi essere in grado di gestire quella di un'altra persona, e specie se poi si tratta di un narcisista. So che non è facile, ma è appunto fondamentale, basilare, poter essere in grado di operare un distacco emotivo, che poi non significa altro che appunto essere in grado di gestire prima di tutto la tua emotività ed affettività. Certo, questo è difficile se inclini ad una dipendenza affettiva, ma in questo caso è ancora più importante che tu prima possa gestire proprio questo aspetto. Altrimenti non potrai gestire un partner narcisista, non puoi pensare di poterlo, puoi anche vincolare, essere in grado di coinvolgerlo a livello emotivo e poi conseguentemente essere, almeno per quanto possibile, gratificata dal rapporto, almeno quel tanto che ne valga la pena di continuarlo, di continuare quel rapporto. E poi sarà inutile concentrarti su cosa non va del narcisista, quanto male si comporta con te e quanto non ti ama, se il problema maggiore in definitiva è proprio la tua dipendenza. E finché ti sentirai emotivamente vincolata, non ce la farai, per quante energie ci metti, ad ottenere di sentirti gratificata con un partner dalla personalità ostica, difficile, intrattabile, qual è quella di un narcisista, ma anche se si tratta di un'altra personalità comunque difficile da trattare e con la quale sia difficile interagire. Per ottenere di poter attrarre a te un partner difficile, ma soprattutto per avere la gestione di te stessa, devi fare questo esercizio. Quando ti svegli al mattino, pensa a te e pensa a cosa vorresti fare per te, concentrandoti unicamente su questo pensiero, pensando a te stessa sola, non in compagnia. Il primo pensiero deve andare a una cosa che ti piacerebbe fare da sola o, se preferisci, in compagnia unicamente di te stessa. Pensati in compagnia unicamente di te stessa e questo fallo ogni mattina appena ti svegli e prima di alzarti. E andiamo a un altro aspetto importante. Ho già parlato in video specifici dell'energia vibrazionale che ciascuno di noi emette. Ciascuno di noi ha delle frequenze energetiche che si possono anche rilevare con adeguati strumenti. Non si tratta quindi di qualcosa di meramente astratto, ma qualcosa di assolutamente concreto, fisico, che appunto si può anche rilevare nello specifico con degli strumenti agli infrarossi. Cosa accade quando cadi nel vortice manipolativo ed abusante di un partner vessante e tossico psicologicamente? Ad esempio, un narcisista manipolatore, ma può trattarsi anche di una personalità con un'altra patologia o comunque altamente tossica, psicologicamente parlando. Accade che le tue frequenze energetiche si abbassano tremendamente allineandosi a quelle del partner psichicamente tossico. E abbiamo già visto in altri video nel canale Tu ed io, Narcisismo e Amore, come le frequenze energetiche di un narcisista sono generalmente molto basse, comunque inferiori a quelle che svettano a livello di quelle del sentimento d'amore. E non sono frequenze che producono un benessere psicofisico ottimale ed anche che ti mantengono in un livello energetico di sopravvivenza.
Se ti accade quindi di farti trascinare in quella voragine di basse frequenze psicofisiche, fermati, fai un passo indietro metaforicamente e di a te stesso, a te stessa: questa non è la mia energia, non è la mia frequenza vitale, non è la mia frequenza di forza emotiva e spirituale e fisica. E allontanati dalla spirale di basse frequenze, altrimenti ti risucchierà nel fondo di quelle basse frequenze e lasciandoti di conseguenza in quel modo influenzare dalle manipolazioni, dagli abusi, dalla sfera emotiva del manipolatore, della persona che ha quelle frequenze. E mentre sei tu a dover attirare l'altro al tuo stesso livello energetico, alle tue frequenze, a farlo innalzare alle tue vibrazioni vitali. Le tue frequenze vitali ed energetiche attestano ed attesteranno della riuscita di ciò che tu più desideri, nelle cose che tu vuoi ottenere. L'innalzamento delle frequenze energetiche lo puoi fare ad esempio anche con esercizi di meditazione che ti aiuteranno ad affrontare il primo scoglio che sei proprio tu, facendo in modo che tu possa allinearti con quello che è il tuo essere più profondo e più naturale. E pensa per esempio a quando magari hai perso il controllo e hai reagito con il narcisista arrabbiandoti. In quel caso le tue frequenze energetiche sono cadute a picco e questo non ha fatto altro che alimentare lo scontro e probabilmente darla vinta a chi ti ha portato in quelle frequenze, in quel caso assolutamente basse. Sarai tu a poter condurre l'altro ad allinearsi al tuo livello energetico vitale, ad esempio partendo con alcuni esercizi come quello che ti ho suggerito di fare al mattino ed imparando ad estraniarti da qualsiasi situazione manipolativa. Nessuno può costringerti a vivere una situazione che tu non vuoi ed anzi puoi vivere la situazione e ciò che più tu desideri. Credi in ciò che vuoi. Se trovi utile questo video, condividilo, metti un like e se vuoi che approfondiamo una tua situazione personale, relazionale, individuando le soluzioni del caso, contattami pure, trovi sotto nelle note i riferimenti dei contatti. Intanto ti abbraccio forte, sempre felice naturalmente di leggerti, di averti tra noi e di sapere come stai. Un abbraccio forte ancora, a presto, ciao ciao ciao.